E ciao a tutti ragazzi, sono Gala, come state? Spero tutto bene. Oggi vedremo insieme come fare una capigliatura super richiesta ultimamente e ultra di tendenza, ovvero la pettinatura alla DiCaprio. So che in tanti di voi vogliono farla uguale a lui, io personalmente l'ho fatta per un bel po' di tempo e devo ammettere che è una pettinatura bomba. Mi raccomando ragazzi, prima di partire lasciate mi piace, commenti, iscrivetevi, seguitemi su Instagram e TikTok che stiamo andando fortissimi e direi che finalmente possiamo partire. Andiamo! Prima cosa che dobbiamo andare a fare è di andare a asciugare i nostri capelli. Qualsiasi tipo di panno va bene, di carta, in cotone, quello che abbiamo. L'importante è non strofinare troppo forte i capelli perché rischiamo di danneggiarli. Vi consiglio vivamente di andarli a tamponare piano piano solo per andare a togliere il grosso dell'acqua. Attenzione a non andarci troppo pesante con l'asciugamano perché veramente il capello soffre quando andiamo a trattarlo così duramente. Basta tamponare piano piano per nemmeno 30 secondi e il nostro lavoro l'abbiamo fatto. Primo prodotto, chi mi segue da tanto tempo sa già che è il termoprotettore o un pre-styling. In questo caso stavo usando il pre-styling dell'Alpha Parf, un prodotto con cui mi trovo veramente bene. E questo prodotto ci aiuta sia a ottenere il risultato, quindi la pettinatura desiderata, sia a farla durare nel tempo, quindi questa cosa qua ci aiuterà nel mantenimento della pettinatura durante la giornata. Ricordo che il pre-styling non è un prodotto fondamentale, non è obbligatorio usarlo per questa pettinatura, il termoprotettore invece sì. Comunque tutti i prodotti che vedete in questo video ci saranno linkati qua sotto in descrizione, quindi dateci un'occhiata e comprate quello che più desiderate. Una volta aver messo il pre-styling è fondamentale andare a togliere i nodi ed andare a portare i capelli tutti all'indietro così da prepararci alla pettinatura definitiva. In questo caso stavo usando la spazzola ragno dell'Uppercut, una spazzola con cui mi sto trovando veramente bene ultimamente e che penso ormai di non mollare più. La cosa bella di questa spazzola è che ci può far ottenere risultati professionali anche se non siamo capaci a dare piega ai nostri capelli. Non abbiamo bisogno di essere dei barbieri o dei parrucchieri per fare delle pieghe fighe. Vi ricordo che ogni spazzola ragno in realtà va bene, però io vi lascerò linkata quella dell'Uppercut qua sotto in descrizione. Chi la compra mi faccia sapere come si trova, tanto sono sicuro al 1000x1000 che si troverà ultra bene. Ora ragazzi parliamo della potenza e del calore del phon, quindi le impostazioni del phon. Se volete un consiglio utilizzate sempre il calore a metà e la potenza al massimo, così da difendere i nostri capelli dalle alte temperature che potrebbero andare a danneggiare il nostro capello e soprattutto possiamo ottenere il risultato, magari ci mettiamo un po' più di tempo, però è meglio avere un capello in salute con un bel risultato che un bel risultato e i capelli distrutti. Quindi mi raccomando ragazzi, abbiate pazienza. Andiamo a dare una prima asciugatura all'indietro. Questo passaggio ragazzi è fondamentale perché è come se andassimo a lavorare la radice del capello. Vi ricordo che la radice del capello è quella parte del capello che vi farà avere la pettinatura duratura nel tempo. Non c'è bisogno di asciugarli così tanto, l'importante anche qui è togliere solo il grosso dell'acqua e dare la prima direzione all'indietro. Vi ricordo che per ogni pettinatura che dobbiamo andare a fare, la prima asciugatura deve essere sempre fatta a controparte. È vero che in questo caso non è proprio controparte, è semplicemente all'indietro, ma questo metodo vi cambierà la pettinatura da così a così. Avremo più volume su tutto il taglio, dopo vi spiegherò come avere anche volume vicino alla riga centrale, no? Che è la parte un po' più difficile da andare a gonfiare. E questo gonfiore durerà per tutta la giornata, per tutto il tempo di cui voi avete bisogno, senza usare chissà quanti prodotti, quindi seguite il video fino alla fine. Ora ragazzi arriva una parte abbastanza importante, ovvero la riga centrale. Vi consiglio di utilizzare un pettine o un qualsiasi attrezzo per dividere i capelli. Alla fine con un pettine è veramente semplice, basta tracciare una riga dalla fronte fino alla zona occipitale dietro, dritta per dritta il più preciso possibile, e poi andiamo a spostare i capelli prima da un lato e poi dall'altro. Non è importante che la riga sia precisissima, l'importante è che non sia storta, perché ragazzi ci manca solo quello, ma fidatevi non ci metterete tanto tempo. L'importante è provare a essere precisi, poi come viene viene. Ora ragazzi decidiamo di andare a lavorare una delle due zone, o parte di destra o parte di sinistra. Vi consiglio nella parte che non abbiamo scelto di lavorare di mettere una pinza, così da non rovinare la nostra riga centrale, non prendere capelli che non vogliamo prendere, e questa cosa poi ci aiuterà anche nella lavorazione della radice vicino alla riga centrale, che è una parte molto importante. Ora ragazzi entra in scena finalmente il nostro phon al 100%.
vi consiglio di andare a dare una prima asciugatura all'indietro, quindi come state vedendo ora nel video, e poi da qui li riportate tutti in direzione a destra, così che abbiamo ottenuto leggermente del gonfiore che effettivamente volevamo, e poi portiamo i capelli tutti in direzione. Per andare a lavorare la zona vicino alla riga vi consiglio di fare questo movimento, quindi spazzola che va a incastrarsi sui capelli, andiamo a dare calore. Mi raccomando ragazzi, le impostazioni del phon tenetele sempre a metà in questo caso, quindi sia calore che potenza, e fate questo movimento finché non vedete quella parte bella gonfia, fino al punto che lo volete voi. Quindi stessa cosa lo facciamo anche per il lato opposto, diamo una prima asciugatura all'indietro finché non li vediamo umidi, leggermente bagnati, e poi andiamo a portarli tutti in direzione asciugandoli sempre bene con il phon. Una volta che abbiamo i nostri capelli praticamente asciutti, saranno leggermente umidi, è proprio qui che andremo a applicare la nostra Catwalk. Ragazzi, questo prodotto ve l'ho consigliato tantissime volte ed è un prodotto che mi sto trovando troppo bene. È un gel arricciante che ci aiuterà, oltre a dare un effetto bagnato, che su questa pettinatura secondo me sta benissimo, ma oltretutto ci aiuta anche nella tenuta della pettinatura. Un consiglio per applicare al meglio questo prodotto è di bagnarvi prima le mani, mettere il prodotto e poi applicare sui capelli. E praticamente ragazzi qui abbiamo finito, perché aspettiamo 5 minuti contati, sì 5 minuti dovrebbero bastare, perché vogliamo farli asciugare al naturale. Tanto ormai se la piega l'abbiamo data bene non c'è più bisogno di andare a lavorare le nostre ciocche. E ragazzi questo è il risultato. Spero veramente che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate mi piace, commenti, iscrivetevi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi fate una pettinatura simile e se questo tutorial vi è servito. Grazie per la visualizzazione, ci vediamo al prossimo video, un bacione grande.